Lezione 1. Apprendimento dell'inglese per studenti universitari. Ehi Anna, hai notato dei cambiamenti nel college universitario ultimamente? Ciao Lezione John, hai notato dei cambiamenti nel apprendimento college dell'inglese universitario hanno introdotto ultimamente? alcune nuove tecnologie nelle aule. Davvero? Davvero interessante. Che tipo di tecnologie stanno usando? Bene, hanno implementato lavagne intelligenti interattive per un migliore coinvolgimento durante le lezioni. È fantastico. Penso che renderà l'apprendimento più divertente ed efficace. Sicuramente. E hanno anche iniziato a offrire corsi online per studenti che preferiscono l'apprendimento a distanza. È una mossa intelligente. Offre agli studenti una maggiore flessibilità nei loro orari. Assolutamente. Inoltre, hanno aggiornato la biblioteca con risorse digitali ed ebook. È fantastico. È molto più comodo che portare in giro pesanti libri di testo. Sono completamente d'accordo. L'università si sta adattando bene all'era digitale. È bello vedere come la tecnologia sta trasformando l'esperienza di apprendimento. Assolutamente. Per noi è importante rimanere aggiornati sulle ultime novità. Hai ragione. Abbracciare la tecnologia ci aiuterà ad avere successo nei nostri studi. Sicuramente. Sfruttiamo al massimo queste opportunità ed eccelliamo nella nostra istruzione. Assolutamente. Accettiamo i cambiamenti e rendiamo significativo il nostro tempo all'università. Non potrei essere più d'accordo. Rimaniamo proattivi e sfruttiamo al massimo le nostre risorse. Parole sagge. Ecco un viaggio accademico di successo. Lezione 2. Esplorazione dell'influencer marketing. Ehi Anna, hai mai considerato l'efficacia dell'influencer marketing? Ciao John, assolutamente. L'influencer marketing ha acquisito una notevole popolarità negli ultimi anni. Davvero? Ho sentito opinioni contrastanti sul suo impatto. Quali sono i tuoi pensieri? Bene, credo che l'influencer marketing possa essere molto efficace se fatto strategicamente. Questo è interessante. Come possono le aziende assicurarsi il successo con l'influencer marketing? È fondamentale per le aziende scegliere influencer i cui valori siano in linea con il loro marchio. Ah, quindi l'autenticità gioca un ruolo chiave nell'influencer marketing. Assolutamente. I consumatori rispondono meglio quando vedono approvazioni autentiche. Ha senso. Pensi che i micro-influencer o le celebrità siano più efficaci? Dipende dal pubblico di destinazione e dagli obiettivi della campagna. I micro-influencer hanno spesso follower più coinvolti. Questo è un buon punto. Il coinvolgimento è fondamentale per una campagna di marketing di successo. Sicuramente. È importante analizzare le metriche di coinvolgimento di un influencer prima di collaborare con lui. Sono d'accordo. Quindi, pensi che l'influencer marketing possa funzionare per tutti i tipi di prodotti? Può essere efficace per vari prodotti, ma è essenziale trovare gli influencer giusti per ogni nicchia.
Giusto, trovare influencer che si connettano davvero con il pubblico di destinazione è fondamentale. Assolutamente. Si tratta di creare fiducia e credibilità presso i consumatori. Capisco. L'influencer marketing sembra uno strumento potente se eseguito correttamente. Ha sicuramente il potenziale per generare consapevolezza del marchio e incrementare le vendite. È bello saperlo. Lo terrò a mente per le future strategie di marketing. Vale la pena esplorarlo. L'influencer marketing può essere un punto di svolta per le aziende. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. Lo apprezzo. Siete i benvenuti. Non esitate a contattarci se avete altre domande. Lo farò. Continuiamo a imparare e scoprire nuovi modi per eccellere nel mondo del marketing. Lezione 3. L'importanza della lettura per i bambini. Ehi Anna, hai notato come ogni biblioteca incoraggia i bambini a leggere? Ciao John, assolutamente. Le biblioteche svolgono un ruolo cruciale nella promozione delle abitudini di lettura tra i bambini. È bello sentirlo. Perché pensi che leggere sia importante per i bambini? Bene, la lettura aiuta i bambini a sviluppare abilità linguistiche e migliora la loro immaginazione. Questo è vero. Inoltre li espone a culture e prospettive diverse. Assolutamente. La lettura amplia i loro orizzonti e favorisce l'empatia. Sono d'accordo. Pensi che i genitori dovrebbero partecipare attivamente al percorso di lettura dei loro figli? Sicuramente. I genitori possono leggere con i loro figli e creare un'esperienza di legame. Sembra meraviglioso. Come possono i genitori rendere la lettura più piacevole per i bambini? Possono scegliere libri in linea con gli interessi dei loro figli e renderli un'attività divertente. Ah, quindi trovare libri che soddisfino le preferenze dei propri figli è fondamentale. Assolutamente. Aiuta i bambini a sviluppare l'amore per la lettura sin dalla tenera età. Questo è importante. Pensi che i libri digitali siano efficaci quanto i libri fisici? I libri digitali offrono comodità, ma i libri fisici offrono un'esperienza tangibile. Capisco. Quindi, una combinazione di entrambi potrebbe essere utile. Sì, si tratta di trovare un equilibrio che funzioni per ogni bambino e la sua famiglia. Questo ha senso. Come possiamo garantire che ogni bambino abbia accesso a libri e biblioteche? È fondamentale promuovere programmi di alfabetizzazione e fornire risorse alle comunità svantaggiate. Sono d'accordo. L'accesso ai libri dovrebbe essere un diritto per ogni bambino, indipendentemente dal suo background. Assolutamente. Li potenzia e apre le porte a infinite possibilità. Sono lieto che si stiano compiendo sforzi per rendere la lettura accessibile a tutti i bambini. È una responsabilità collettiva. Continuiamo a sostenere l'alfabetizzazione e l'apprendimento. Non potrei essere più d'accordo. Insieme possiamo avere un impatto positivo sulla vita dei bambini. Questo è lo spirito.
Ispiriamo le giovani menti e coltiviamo l'amore per la lettura. Sicuramente. Verso un futuro in cui ogni bambino abbia l'opportunità di esplorare il mondo attraverso i libri. Lezione 4. Esplorazione dello sviluppo del personaggio nei romanzi. Ciao Anna, hai notato come i personaggi di questo romanzo abbiano una vasta gamma di personalità? Ciao John, assolutamente. L'autore ha fatto un ottimo lavoro nello sviluppo di personaggi diversi e complessi. Questo è interessante. In che modo pensi che lo sviluppo del personaggio influenzi la storia? Bene, un forte sviluppo del personaggio aggiunge profondità e realismo alla narrazione. Capisco. Aiuta i lettori a entrare in contatto con i personaggi a un livello più profondo. Esattamente. Quando i personaggi si sentono autentici, i lettori sono più coinvolti nel loro viaggio. Questo ha senso. Ha un personaggio preferito di questo romanzo? Lo faccio. Trovo che la determinazione e la resilienza del protagonista siano fonte di ispirazione. Questo è fantastico. Quali tecniche usano gli autori per sviluppare personaggi avvincenti? Gli autori usano spesso dialoghi, azioni e pensieri per rivelare i tratti e le motivazioni di un personaggio. Ah, quindi è una combinazione di diversi elementi narrativi. Sicuramente. Si tratta di creare un personaggio multidimensionale e riconoscibile. Sono d'accordo. Pensi che i personaggi debbano subire dei cambiamenti nel corso della storia? Assolutamente. Gli archi dei personaggi aggiungono profondità e consentono la crescita e la trasformazione personale. Questo è vero. Mantiene la storia dinamica e coinvolgente. Sì, e rispecchia anche le complessità della vita reale. Capisco. Puoi fare un esempio di personaggio ben sviluppato tratto da un altro romanzo? Certo. In Il buio oltre la siepe, Atticus Finch è un ottimo esempio di carattere moralmente retto e compassionevole. Questo è un ottimo esempio. Personaggi complessi come Atticus lasciano un impatto duraturo sui lettori. Sicuramente. Rendono la storia memorabile e stimolante. Sono ispirata a leggere altri romanzi con personaggi ben sviluppati. Questa è la bellezza della letteratura. Ci permette di esplorare le profondità della natura umana attraverso questi personaggi. Hai ragione. È affascinante come gli autori diano vita ai personaggi attraverso le loro parole. Assolutamente. Continuiamo a esplorare diversi romanzi e i personaggi straordinari che li contengono. Sono entusiasta di immergermi in altre storie e scoprire personaggi nuovi e intriganti. Questo è lo spirito. Buona lettura e goditi il viaggio con questi personaggi affascinanti. Grazie. Continuiamo ad espandere insieme i nostri orizzonti letterari. Lezione 5. Esprimere i migliori auguri. Ciao Anna, volevo condividere i miei più sentiti auguri per lui e la sua gente. Ciao John, è davvero gentile da parte tua. Augurare felicità e prosperità è un sentimento meraviglioso.
Credo che i desideri sinceri per gli altri possano avere un impatto positivo. Assolutamente. Dimostra empatia e favorisce un senso di buona volontà. Auguro a lui e al suo popolo un futuro radioso pieno di gioia e successo. È un bellissimo desiderio. Che la loro vita sia arricchita di felicità e prosperità. Grazie. Spero che il loro viaggio sia pieno di abbondanti benedizioni. Sono sicuro che i tuoi sinceri auguri saranno molto apprezzati. Lo spero davvero. È importante diffondere positività e buone intenzioni. Assolutamente. Il mondo ha bisogno di più gentilezza e auguri. Sono d'accordo. È un piccolo gesto, ma può avere un grande impatto sulla giornata di qualcuno. Sicuramente. Semplici atti di gentilezza possono creare un effetto a catena di positività. Auguro a lui e al suo popolo forza e resilienza nel superare qualsiasi sfida possano affrontare. È un desiderio potente. Che trovino il coraggio di superare qualsiasi ostacolo. Grazie. Continuiamo a diffondere auguri e positività a chi ci circonda. Sono con te. Insieme possiamo fare la differenza nella vita delle persone. Assolutamente. Un mondo pieno di felicità, prosperità e auguri per tutti. Complimenti per questo. Continuiamo a ispirare ed elevare gli altri con le nostre parole gentili. Hai assolutamente ragione. Continuiamo a diffondere amore e auguri. Questo è lo spirito. Ti auguro anche felicità e prosperità. Grazie. Che la nostra amicizia continui a portare gioia e positività nelle nostre vite. Lezione 6. Fine dell'avventura. Ciao Anna, finalmente impacchettiamo la nostra roba stanca e sporca. Torniamo a casa con i ricordi della nostra avventura. Ciao John. È stata una bella avventura, vero? Nonostante la fatica, mi sento euforico. Assolutamente. Esplorare nuovi posti e superare i nostri limiti è stato davvero gratificante. Sono d'accordo. È incredibile come uscire dalle nostre zone di comfort possa portare a esperienze incredibili. Il brivido dell'ignoto e il senso di realizzazione ne valgono la pena. Sicuramente. Sono momenti come questi che ci ricordano la bellezza delle avventure della vita. E le sfide che abbiamo affrontato lungo il percorso ci hanno solo reso più forti. Questo è vero. Il superamento degli ostacoli aumenta la resilienza e favorisce la crescita personale. È straordinario come la natura abbia il potere di ispirarci e ringiovanirci. Assolutamente. Essere circondati da paesaggi mozzafiato rinnova il nostro spirito. Sono grato per l'opportunità di disconnettermi dalla nostra routine quotidiana e immergerci nella natura. Anch'io. È una pausa rinfrescante dal trambusto della vita cittadina. I ricordi che abbiamo creato rimarranno con noi per sempre. Sono come tesori che portiamo nel cuore. In effetti, quei ricordi porteranno sempre un sorriso sui nostri volti e calore nelle nostre anime.
Ora, mentre torniamo a casa, possiamo riflettere sulle lezioni che abbiamo imparato e sulla crescita che abbiamo raggiunto. Sicuramente. Queste esperienze ci modellano e ampliano le nostre prospettive. Ci ricorda che la vita è un'avventura continua, piena di alti e bassi. Assolutamente. Dobbiamo accettare il viaggio, perché è ciò che rende la vita davvero emozionante e significativa. Non potrei essere più d'accordo. Custodiamo questi ricordi e attendiamo con impazienza le avventure future. Ecco esperienze più elettrizzanti e la gioia dell'esplorazione. Complimenti per questo. Che le nostre vite siano piene di piccole e grandi avventure. Amen a questo. Abbracciamo ogni giorno come una nuova opportunità di scoperta e crescita. Ben detto. Grazie per aver condiviso con me questa incredibile avventura. Grazie anche a te. Non sarebbe stato lo stesso senza di te al mio fianco. Ecco la fine di questa avventura e l'inizio di molte altre a venire. Lezione 7. Battaglie della buonanotte. Ciao Anna, penso che sia così ingiusto. Penso di essere abbastanza grande per stare sveglio almeno fino alle 21. Ciao John. Capisco da dove vieni. Può essere frustrante quando le regole dell'ora di andare a dormire sembrano restrittive. Esattamente. Mi sento trattato come un bambino quando voglio più libertà. È importante esprimere i tuoi sentimenti e le tue preoccupazioni ai tuoi genitori. Potrebbero non rendersi conto di come ti senti. Hai ragione. Una comunicazione aperta può aiutarli a capire il mio punto di vista. Forse puoi avere una conversazione tranquilla con loro e spiegare perché pensi di essere pronto per andare a dormire più tardi. Questa è una buona idea. Posso presentare il mio caso e dimostrare loro che posso essere responsabile. È anche importante dimostrare loro che comprendi l'importanza di una buona notte di sonno. Posso spiegare che riposare a sufficienza è fondamentale per la mia crescita e il mio benessere. Questo è un ottimo punto da sottolineare. I genitori di solito danno la priorità alla salute e allo sviluppo dei propri figli. Potrei anche suggerire un compromesso, come prolungare gradualmente la mia ora di andare a letto di 15 minuti ogni settimana. È una proposta ragionevole. Dimostra che sei disposto a incontrarli a metà strada. Spero che vedano che sto maturando e che possano gestire l'ora di andare a letto in modo responsabile. Potrebbe volerci del tempo prima che prendano in considerazione la tua richiesta, quindi sii paziente e comprensivo. Lo terrò a mente. È importante affrontare la conversazione con maturità e rispetto. Assolutamente. Dimostrare ai tuoi genitori che puoi gestire le discussioni con calma e rispetto funzionerà a tuo favore. Grazie per il consiglio. È utile avere qualcuno con cui parlarne. Siete i benvenuti. Sono qui per supportarti. Fammi sapere come va con i tuoi genitori. Lo farò. Apprezzo il tuo supporto e la tua guida. Ricorda, anche se il risultato non è esattamente quello che speravi, è importante rispettare la loro decisione. Capisco. In fin dei conti, hanno a cuore i miei interessi.
Questo è l'atteggiamento giusto. Buona fortuna con le tue trattative per andare a dormire. Grazie. Farò del mio meglio. Lezione 8. Conquista e tesori. Ciao Anna, hai mai sentito parlare delle principali città dei Shicets? Gli uomini di Pissarro si sono impadroniti dell'oro e degli smeraldi. Ciao John. Sì, ho letto di quell'evento storico. È stato un momento significativo nella conquista delle Americhe. È affascinante come il fascino della ricchezza abbia spinto gli esploratori ad avventurarsi in territori sconosciuti. Assolutamente. La ricerca di ricchezza e tesori è stata una forza trainante nel corso della storia. Pissarro e i suoi capitani devono aver affrontato molte sfide durante le loro spedizioni. In effetti, conquistare nuove terre e civiltà non è stata un'impresa facile. Richiedeva grande coraggio e pianificazione strategica. Mi chiedo come abbiano comunicato con i Shishat e negoziato per i loro tesori. È probabile che si siano affidati a traduttori o intermediari per superare la barriera linguistica. Questo ha senso. Una comunicazione efficace sarebbe stata fondamentale per il successo delle trattative. Sicuramente. Comprendere e rispettare le differenze culturali sarebbe stato altrettanto importante. Posso immaginare lo stupore e la meraviglia che devono aver provato gli uomini di Pissarro quando hanno scoperto la ricchezza dei Shicets. Deve essere stato uno spettacolo straordinario. L'abbondanza di oro e smeraldi sarebbe stata mozzafiato. Mi chiedo come abbiano trasportato tesori così preziosi nelle loro terre. Probabilmente hanno dovuto escogitare metodi di trasporto sicuri per salvaguardare i tesori durante il viaggio. È sorprendente pensare al significato storico e all'impatto di queste spedizioni. Assolutamente. Le conquiste delle Americhe hanno cambiato il corso della storia e plasmato il mondo in cui viviamo oggi. Conoscere questi eventi ci aiuta a comprendere le complessità della nostra storia umana condivisa. È un promemoria delle diverse culture e civiltà che sono esistite nel tempo. Infatti, studiando la storia, acquisiamo informazioni sui trionfi, le lotte e i progressi dell'umanità. È una testimonianza della nostra curiosità e del desiderio di esplorare il mondo che ci circonda. Sono grato per l'opportunità di conoscere questi eventi storici e ampliare la mia prospettiva. Anch'io. È un viaggio di scoperta e comprensione che dura tutta la vita. Continuiamo ad approfondire le storie del passato e a scoprire i tesori nascosti della conoscenza. Assolutamente. Più impariamo, più apprezziamo la ricchezza del nostro patrimonio condiviso. Grazie per questa conversazione illuminante. È stato un piacere esplorare la storia con te. Allo stesso modo. Mi piacciono sempre le nostre discussioni. Continuiamo insieme la nostra ricerca della conoscenza. Concordato. Ecco le meraviglie della storia e le infinite possibilità di apprendimento. Lezione 9. Le buone maniere a tavola. Ciao Anna, sai a cosa si riferiscono le posate? Voglio dire, i coltelli, le forchette e i cucchiai. Ciao John. Sì,
Le posate si riferiscono agli utensili che usiamo per mangiare. È una parte essenziale delle impostazioni della tavola. Ah, capisco. Quindi, include tutti gli strumenti necessari per un pasto. Esattamente. Le posate sono progettate per rendere la cena un'esperienza più comoda e piacevole. Quali altri articoli sono solitamente inclusi in una tavola oltre alle posate? Bene, ci sarà anche un tovagliolo, che serve per lavarsi le mani o asciugarsi la bocca durante il pasto. Oh, giusto. Il tovagliolo è un accessorio importante per mantenere la pulizia e l'etichetta. Assolutamente. È considerato educato mettere il tovagliolo sulle ginocchia durante il pasto. Ci sono regole o regole specifiche da seguire quando si usano le posate? Sì, ci sono alcune linee guida generali da tenere a mente. Ad esempio, la forchetta viene solitamente tenuta nella mano sinistra e il coltello nella destra mentre si taglia il cibo. Capisco. E che ne dici di usare un cucchiaio? C'è un modo specifico per tenerlo? Quando si usa un cucchiaio, è comunemente tenuto nella mano destra, simile a un coltello. Tuttavia, può variare a seconda delle usanze culturali. Questo è interessante. Non avevo capito che potessero esserci variazioni culturali nelle buone maniere a tavola. Sì, le usanze culinarie possono variare a seconda delle diverse culture. È sempre bene essere consapevoli e rispettosi di queste differenze. E l'ordine in cui gli utensili vengono utilizzati durante un pasto? Generalmente, gli utensili vengono utilizzati dall'esterno verso l'interno, utilizzando per primi quelli più lontani dalla piastra. Questo è un consiglio utile. Ti assicura di utilizzare l'utensile appropriato per ogni corso. Esattamente. Seguire quest'ordine è considerato una buona regola a tavola. Ci sono altre importanti maniere a tavola di cui dovremmo essere consapevoli? Sì, ce ne sono molti, come masticare con la bocca chiusa, non parlare con il cibo in bocca e usare gli utensili al posto delle mani quando possibile. Sono tutti ottimi promemoria per praticare la buona etichetta a tavola. Assolutamente. È importante essere consapevoli delle nostre maniere e mostrare rispetto per chi ci circonda. Sono d'accordo. Un comportamento educato e rispettoso a tavola può rendere la cena un'esperienza più piacevole per tutti. Sicuramente. È un modo per mostrare considerazione e apprezzamento per il pasto e la compagnia. Grazie per aver condiviso queste informazioni. Li terrò sicuramente a mente. Siete i benvenuti. È sempre bello rispolverare le nostre buone maniere a tavola. Goditi il tuo prossimo pasto. Lo farò. E spero che anche tu abbia molti pasti piacevoli e pieni di etichetta. Grazie. Cerchiamo di rendere ogni esperienza culinaria deliziosa. Assolutamente. Ecco come praticare le buone maniere a tavola e godersi l'arte della tavola. Lezione 10. Tariffe per i business center. Salve Anna, quando si utilizza il business center di un hotel, ci sono costi per i suoi servizi? Salve John. In genere potrebbero essere addebitati costi per l'utilizzo delle strutture e dei servizi del centro business.
Capisco. È bene sapere in anticipo se ci sono costi aggiuntivi. Assolutamente. È sempre una buona idea informarsi su eventuali addebiti prima di utilizzare il Business Center. Che tipo di servizi vengono solitamente offerti nel business center di un hotel? Il centro business di un hotel offre spesso servizi come stampa, copia, fax e accesso a computer e internet. Questi servizi possono essere molto convenienti per i viaggiatori d'affari. Sicuramente. Si evita loro la fatica di trovare una struttura esterna per le loro esigenze aziendali. Le tariffe per l'utilizzo del business center si basano in genere su base per uso o su una tariffa fissa? Può variare a seconda dell'hotel. Alcuni potrebbero addebitare un costo per uso o offrire pacchetti con una tariffa fissa per una determinata durata. Capisco. Quindi, è importante controllare la struttura dei prezzi e scegliere l'opzione più adatta alle proprie esigenze. Esattamente. Aiuta a pianificare in anticipo e a preventivare di conseguenza. Sono previsti costi aggiuntivi per servizi come Wi-Fi o forniture per ufficio? Il Wi-Fi può essere incluso nelle tariffe del centro business, ma è meglio confermare con l'hotel. Per quanto riguarda le forniture per ufficio, potrebbero esserci costi separati per articoli come carta, penne o buste. Questo ha senso. È importante chiarire in anticipo tutti i costi potenziali. Assolutamente. Evita sorprese quando si tratta di saldare il conto. Ci sono orari di apertura specifici per il business center di un hotel? Sì, la maggior parte dei centri commerciali ha orari di apertura e chiusura designati. È bene conoscere i loro orari. È importante saperlo, soprattutto se hai esigenze lavorative urgenti al di fuori dell'orario normale. Sì, in questi casi, potrebbe essere necessario prendere accordi alternativi o trovare un business center aperto 24 ore su 24, se disponibile. Grazie per aver condiviso queste informazioni. È utile per i futuri viaggi di lavoro. Lezione 11. Interazioni culturali con la gente del posto. Ciao Anna, quando si viaggia in un posto nuovo, interagire con la simpatica gente del posto e conoscere la loro cultura è sempre il momento clou dell'esperienza. Ciao John, sono completamente d'accordo. È attraverso queste interazioni che possiamo acquisire una comprensione e un apprezzamento più profondi per la destinazione. Assolutamente. Quali sono alcuni modi in cui possiamo interagire con la gente del posto e conoscere la loro cultura? Un modo è quello di avviare conversazioni con la gente del posto, che si tratti di un mercato, di un bar o mentre si esplorano le attrazioni più famose. Sembra un'ottima idea. Intraprendere conversazioni informali può portare a preziosi scambi culturali. Sicuramente. Puoi chiedere loro informazioni sulle loro tradizioni, costumi e persino consigli sulla cucina locale o sulle gemme nascoste. Questo è un buon approccio. Dimostra sincero interesse e rispetto per la loro cultura. Un altro modo per conoscere la cultura locale è partecipare a eventi o festival della comunità. Oh, è eccitante. La partecipazione ai festival ci permette di assistere a spettacoli tradizionali, musica, danze e degustare prelibatezze locali.
Sì, i festival sono celebrazioni vivaci in cui la gente del posto mette in mostra il proprio patrimonio e le proprie tradizioni. Deve essere una fantastica opportunità per immergerci nello stile di vita locale. Lo è davvero. Possiamo testimoniare in prima persona i costumi e i rituali che sono parte integrante della loro cultura. Esistono etichette o usanze specifiche di cui dovremmo essere a conoscenza quando interagiamo con la gente del posto? È sempre utile ricercare e comprendere l'etichetta di base della destinazione. Ad esempio, saluti, gesti e abbigliamento appropriato. Questo è un buon punto. Essere consapevoli delle norme culturali ci assicura rispetto ed evitiamo qualsiasi offesa involontaria. Assolutamente. La gente del posto apprezza quando i visitatori si sforzano di comprendere e accettare le loro usanze. Immagino che queste interazioni offrano anche l'opportunità di praticare la lingua locale. Sì, il tentativo di comunicare nella lingua locale, anche con frasi di base, dimostra buona volontà e può portare a connessioni più significative. È un ottimo modo per rompere il ghiaccio e creare un'impressione positiva. In effetti, aiuta a promuovere un'atmosfera amichevole e accogliente durante le nostre interazioni culturali. Grazie per questi preziosi suggerimenti. Non vedo l'ora di interagire con la gente del posto nel mio prossimo viaggio. Siete i benvenuti. Sono sicuro che vivrai esperienze arricchenti e creerai ricordi duraturi attraverso queste interazioni culturali. Lo spero. Sono le persone e la loro cultura che danno davvero vita a una destinazione. Assolutamente. Goditi il tuo viaggio di scoperta e fai meravigliosi incontri con la gente del posto. Grazie. Sfrutterò al massimo queste opportunità e accetterò la diversità culturale che incontro. Lezione 12. Lezione virtuale di Zumba. Ciao Anna, mi sono iscritta a un corso virtuale di Zumba la settimana scorsa ed è stato molto divertente. Ciao John, sembra eccitante. Le lezioni di fitness virtuali possono essere un ottimo modo per rimanere attivi e divertirsi allo stesso tempo. Assolutamente. L'istruttore di Zumba era energico e la musica aveva un ritmo fantastico. È meraviglioso quando l'entusiasmo dell'istruttore e la musica si combinano per creare un'esperienza di allenamento piacevole. Sicuramente. Mi sono ritrovato a ballare e a seguire il ritmo senza nemmeno rendermi conto che mi stavo allenando. Questa è una delle cose migliori di Zumba. Sembra più una festa da ballo che un allenamento. Sono completamente d'accordo. È un modo fantastico per aumentare la frequenza cardiaca e bruciare calorie divertendosi. Hai trovato comodo il formato virtuale da seguire insieme alle mosse dell'istruttore? Sì, lo era. L'istruttore era visibile sullo schermo e potevo facilmente vedere la coreografia e seguirla. Questo è fantastico. È importante avere immagini e istruzioni chiare in una classe virtuale per garantire che tutti possano partecipare in modo efficace. Assolutamente. Mi ha reso più facile imparare i passaggi e rimanere sincronizzato con il resto della classe. Sono state apportate modifiche o opzioni per i diversi livelli di fitness in classe?
Sì, l'istruttore ha fornito modifiche sia per i movimenti ad alto impatto che per quelli a basso impatto, permettendo ai partecipanti di scegliere quello più adatto a loro. È meraviglioso. Assicura che persone di tutti i livelli di fitness possano partecipare e godersi la lezione. Ho notato che la classe virtuale aveva partecipanti provenienti da diverse parti del mondo. Era un gruppo eterogeneo. Questo è uno dei vantaggi delle lezioni di fitness virtuali. Riuniscono persone provenienti da diverse località, creando un senso di comunità globale. È stato stimolante vedere l'entusiasmo e la dedizione di tutti, nonostante si trovassero in fusi orari e ambienti diversi. Assolutamente. L'esperienza condivisa di danza e allenamento crea un forte legame tra i partecipanti, indipendentemente dalla loro posizione fisica. Non vedo l'ora di partecipare ad altre lezioni virtuali di Zumba in futuro. È un ottimo modo per rimanere attivi e divertirsi a casa. Questo è fantastico. Le lezioni di fitness virtuali offrono comodità e flessibilità, facilitando l'integrazione dell'esercizio nella nostra routine quotidiana. Grazie per avermi incoraggiato a provare la lezione virtuale di Zumba. È stata un'esperienza incredibile. Lezione 13. L'importanza dei fiumi americani. Ciao Anna, sapevi che questo fiume occupa un posto speciale nella storia e nella letteratura americana e nell'immaginario degli americani comuni? Ciao John, è affascinante. I fiumi hanno spesso profondi significati culturali e simbolici nelle diverse società. Assolutamente. Negli Stati Uniti, fiumi come questo hanno avuto un ruolo significativo nel plasmare la nazione. Servono come importanti vie di trasporto, fonti d'acqua per l'agricoltura e centri commerciali e industriali. Sì, e molte città e paesi americani sono stati fondati lungo le rive di questi fiumi, contribuendo alla loro ricca storia. I fiumi hanno anche ispirato scrittori e poeti, diventando lo sfondo per l'iconica letteratura americana. Esattamente. Simboleggiano la libertà, l'esplorazione e lo spirito di avventura che è profondamente radicato nella cultura americana. Capisco perché i fiumi occupino un posto così speciale nell'immaginario degli americani comuni. È vero, evocano un senso di bellezza naturale ed evocano ricordi di piacevoli gite in barca e picnic sull'acqua. Immagino che questi fiumi offrano anche opportunità per attività ricreative come canottaggio, pesca e sport acquatici. Sì, lo fanno. Le persone amano il kayak, la canoa e persino il rafting su questi fiumi, entrando in contatto con la natura in modi entusiasmanti. È meraviglioso come i fiumi possano avvicinare le persone all'ambiente e creare esperienze memorabili. Assolutamente. Offrono un senso di tranquillità e la possibilità di sfuggire al trambusto della vita quotidiana. Sono sicuro che la bellezza paesaggistica di questo fiume attira visitatori da tutto il paese e dal mondo. Sicuramente. Molti turisti vengono ad ammirare le meraviglie naturali del fiume ed esplorare le aree circostanti. I fiumi svolgono anche un ruolo fondamentale nella conservazione degli ecosistemi e nel sostegno di diversi habitat della fauna selvatica. Questo è vero. Sono essenziali per mantenere l'equilibrio della natura e fornire habitat a varie specie.
È stimolante vedere gli sforzi compiuti per proteggere e conservare questi fiumi affinché le generazioni future possano goderne. Assolutamente. Preservare la bellezza naturale e la salute ecologica di questi fiumi è fondamentale per il benessere del nostro pianeta. Sono grato per l'opportunità di conoscere l'importanza dei fiumi americani. È un aspetto affascinante della loro cultura. Sono lieto che lo trovi interessante. I fiumi sono in grado di affascinare l'immaginazione e lasciare un'impressione duratura. Grazie per aver condiviso queste informazioni sui fiumi americani. È stata una conversazione deliziosa. Siete i benvenuti. Mi piace sempre discutere di argomenti che mettono in risalto la bellezza della natura e del patrimonio culturale. Lezione 14. Routine di fitness mattutina. Ehi Anna, vado a correre ogni mattina. È un ottimo modo per iniziare la giornata e rimanere attivi. Ciao John, è fantastico. La corsa è un ottimo esercizio cardiovascolare che offre numerosi benefici per la salute. Sicuramente. Mi aiuta a schiarire la mente e aumenta i miei livelli di energia per il resto della giornata. Preferisco fare yoga a casa come routine di fitness mattutina. Mi aiuta a migliorare la flessibilità e favorisce il rilassamento. Anche questo è fantastico. Lo yoga offre un approccio olistico al fitness, che combina i movimenti fisici con la respirazione e la meditazione consapevoli. Sì, mi permette di concentrarmi sul respiro e trovare la calma interiore prima di iniziare la giornata. La corsa e lo yoga sono diversi, ma entrambi contribuiscono al benessere e alla forma fisica generali. Assolutamente. È essenziale trovare un'attività fisica adatta alle proprie preferenze e ai propri obiettivi. Sono d'accordo. La coerenza è fondamentale quando si tratta di mantenere una routine di fitness. Pratichi yoga tutti i giorni? Sì, cerco di renderlo una pratica quotidiana. Dà un tono positivo alla giornata e mi aiuta a rimanere con i piedi per terra. È una grande dedizione. Ammiro il tuo impegno nella pratica dello yoga. Grazie. Anche la corsa richiede disciplina. Come fai a rimanere motivato a correre ogni mattina? Trovo motivazione nella sensazione di realizzazione e nella scarica di endorfine che ricevo da una buona corsa. È meraviglioso come l'attività fisica possa migliorare il nostro umore e il benessere generale. Assolutamente. L'esercizio fisico è un modo per migliorare la nostra salute fisica e mentale. Sono d'accordo. È importante ascoltare il nostro corpo e impegnarsi in attività che ci facciano sentire bene. Questo è vero. Dovremmo dare priorità alla cura di sé e scegliere esercizi che ci piacciono davvero. La varietà è fondamentale anche per prevenire la noia e mantenere l'entusiasmo per le nostre routine di fitness. Sicuramente. Provare diverse attività mantiene le cose interessanti e sfida il nostro corpo in modi nuovi. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta solo di trovare un equilibrio e fare ciò che funziona meglio per noi individualmente. Assolutamente. Quindi, che si tratti di correre o praticare yoga, continuiamo a dare priorità alla nostra salute e al nostro benessere. Non potrei essere più d'accordo.
Adottiamo uno stile di vita sano e attivo che ci porti gioia e vitalità. Saluti. Che la nostra routine mattutina di fitness continui a sollevarci e contribuire alla nostra felicità generale. Lezione 15. Scrivere email efficaci. Ciao Anna, che ne dici del corpo dell'email? Mantenerlo conciso e pertinente è fondamentale. Ciao John, sono completamente d'accordo. Le email chiare e concise hanno maggiori probabilità di essere lette e comprese. Sicuramente. Le persone apprezzano quando il messaggio principale è facilmente accessibile senza dettagli inutili. È importante indicare subito lo scopo dell'email, in modo che il destinatario sappia cosa aspettarsi. Sì, un oggetto chiaro e una breve introduzione possono aiutare a definire il contesto dell'email. Esattamente. Quindi, possiamo fornire le informazioni o le richieste necessarie in modo conciso e diretto. Evitare paragrafi lunghi e utilizzare elenchi puntati o numerati può migliorare la leggibilità. Assolutamente. La suddivisione delle informazioni complesse in blocchi digeribili le rende più facili da seguire. Inoltre, è essenziale utilizzare un tono educato e professionale in tutta l'email. Giusto. È importante essere rispettosi e premurosi nella scelta delle parole e nel tono generale. E non dimenticare di correggere le bozze prima dell'invio per garantire la precisione ed evitare errori. Sì, controllare l'email per individuare eventuali errori di ortografia e grammatica dimostra attenzione ai dettagli e professionalità. Sicuramente. È fondamentale fare un'impressione positiva attraverso la nostra comunicazione scritta. In alcuni casi, è anche utile riassumere o fornire un chiaro invito all'azione alla fine delle mail. Questo è un ottimo punto. Terminare con una richiesta specifica o i passaggi successivi può facilitare una risposta tempestiva. Assolutamente. Mantenendo le nostre email concise e pertinenti, rispettiamo i tempi del destinatario. E aumentiamo le possibilità di trasmettere efficacemente il nostro messaggio e raggiungere il risultato desiderato. Precisamente. Ricordiamo che una comunicazione email efficace è un'abilità preziosa nel mondo digitale di oggi. Infatti, è uno strumento essenziale per le interazioni professionali e personali. Lezione 16. Pianificazione delle vacanze. Ehi Anna, se hai intenzione di rimanere lì, ti suggerirei almeno una settimana in modo da avere abbastanza tempo per rilassarti ed esplorare. Ciao John, è un ottimo suggerimento. Una vacanza di una settimana consente un'esperienza più coinvolgente. Esattamente. Ti dà tutto il tempo per rilassarti e goderti appieno le attrazioni della destinazione. Sono d'accordo. Un viaggio affrettato può essere estenuante e limitare l'opportunità di esplorare gemme nascoste. Assolutamente. Un soggiorno più lungo ti consente anche di immergerti nella cultura e nello stile di vita locali. Questo è vero. Puoi dedicare del tempo a provare la cucina locale, interagire con la gente del posto e conoscere le loro usanze. È un modo fantastico per acquisire una comprensione più profonda del luogo che stai visitando. Sicuramente. Inoltre,
Una settimana consente flessibilità nella pianificazione delle attività e nei tempi di inattività. Giusto. È essenziale trovare un equilibrio tra visite turistiche e relax durante una vacanza. Non potrei essere più d'accordo. Non si tratta solo di visitare i luoghi turistici, ma anche di godersi l'esperienza. Assolutamente. Fare piacevoli passeggiate, sedersi nei caffè e semplicemente assorbire l'atmosfera può essere altrettanto memorabile. Sì, quei momenti di serendipità spesso portano a scoperte inaspettate e ricordi meravigliosi. Questa è la bellezza del viaggio, abbracciare l'ignoto e lasciarsi affascinare da nuove esperienze. Infatti, una vacanza più lunga offre l'opportunità di creare connessioni significative e ricordi duraturi. Consente inoltre avventure spontanee e la possibilità di deviare da un itinerario rigoroso. Assolutamente. A volte le esperienze migliori accadono quando lasciamo andare i piani e lasciamo che sia la destinazione a guidarci. È così vero. Quindi, che si tratti di una settimana o anche di più, sfrutta al massimo la tua vacanza e assapora ogni momento. Lezione 17. Idee creative per il pranzo. Ehi Anna, panini, insalate e dolci. Wow, è molto meglio del solito. Ciao John. Ho pensato che potremmo ravvivare le nostre opzioni per il pranzo e renderle più eccitanti. È un'idea fantastica. La varietà è il sale della vita, anche quando si tratta dei nostri pasti di mezzogiorno. Assolutamente. Cominciamo con i panini. Possiamo sperimentare diversi tipi di pane, ripieni e creme spalmabili. Sì, possiamo provare pane artigianale come la ciabatta o la focaccia ed esplorare combinazioni uniche di carni, formaggi e verdure. E per le insalate, possiamo incorporare frutta di stagione, noci tostate e condimenti piccanti per aggiungere un'esplosione di sapore. Adoro l'idea di aggiungere frutta alle insalate. Dona un tocco rinfrescante e bilancia gli elementi salati. Sicuramente. Possiamo anche giocare con le consistenze aggiungendo elementi croccanti come crostini o semi tostati. Sembra delizioso. Passiamo ora ai dolci. Possiamo andare oltre i soliti biscotti o brownie. Assolutamente. Che ne dici di provare i semifreddi alla frutta fatti in casa con strati di yogurt, muesli e frutti di bosco freschi? Questo è un ottimo suggerimento. È un'alternativa più salutare e soddisfa la nostra voglia di dolci allo stesso tempo. Possiamo anche sperimentare palline energetiche senza cottura a base di noci, datteri e cacao per una delizia senza sensi di colpa. Adoro il suono di questo suono. È un'opzione comoda e nutriente per soddisfare le voglie durante il giorno. Esattamente. Incorporando queste idee creative per il pranzo, possiamo migliorare i nostri pasti e renderli più piacevoli. È emozionante pensare alle infinite possibilità e alle deliziose sorprese che attendono le nostre papille gustative. Sicuramente. Abbracciamo l'esplorazione culinaria e creiamo esperienze all'ora di pranzo che ci lascino soddisfatti e ispirati. Grazie per aver suggerito queste idee creative per il pranzo.
Non vedo l'ora che arrivi il nostro prossimo pasto.